Ciao a tutti amici, ciao, benvenuti da Musica Nova a Conversano, in questo ambiente dove mi state vedendo ogni tanto fare i video, almeno chi mi segue e chi non mi segue mi segua a questo punto. Iscrivetevi al canale, insomma, queste cose che sapete, date una mano al canale se potete, se vi va. Normalmente lo dico alla fine, ma oggi ho provato a dirlo all'inizio. Mi vedete spesso qui perché c'è questo negozio dove mi ospitano per fare questi video. Rino, suo figlio, sua moglie, insomma la sua famiglia, sono tutti estremamente gentili nei miei confronti, quindi insomma io mi sento di ricambiare, cioè così invitandovi a dare un'occhiata magari sul sito, ci sono tante offerte, tante cose interessanti e ogni volta che arrivano novità io vengo qui e le provo e come sempre vi porto la mia prima impressione, che è quella che insomma questo canale è fatto un po' così. È una prima impressione, non ci sono grandissimi approfondimenti che riguardano l'aspetto più specifico, no, dello strumento. Ho capito alcune cose giocandoci un po' prima di fare il video, per esempio. Qui c'è tutta una parte che in realtà esisteva anche sul vecchio Juno D, che è questo prodotto, chiamiamolo così, non mi piace chiamarli prodotti, ma è un prodotto nel senso che Roland fa tante cose. Questo si mette in una fascia di prezzo, diciamo entry level, però quello vecchio aveva un certo tipo di approccio, questo è molto simile, ma sto sentendo una lieve differenza. Quello che stavo dicendo è che questa parte si occupa principalmente di cose di questo tipo. Ci sono dei pattern ritmici con delle variabili. Posso suonare e così via. Adesso sto chiaramente giocando. C'è un sequencer, si può lavorare in vari modi. Questa parte qui è molto interessante se si vuole utilizzare questo strumento come unica fonte, anche perché ha un ingresso microfonico, già microfonico, e questa è una cosa molto interessante per poter appunto entrare con un microfono, c'è un gain, si può proprio cantare e suonare, insomma è uno strumento molto interessante da questo punto di vista, si capisce subito che l'intento è quello. Però, tornando poi a quello che è poi il fulcro del mio canale, la questione sonora. Avevo avuto vecchi modelli che riportano qui. Questa fascia di prezzo di Roland è particolarmente interessante da questo punto di vista, nel senso del tuttofare. Sono delle workstation a tutti gli effetti, costano poco e hanno comunque un'identità sonora, diciamo così, mista, non certo dedicata. Io adesso ho fatto un intro di pianoforte per farvi sentire quello che si può avere. Però sentite che l'approccio è chiaramente molto super pop, non so come dire, anche quasi dance, no? Infatti appena ci si muove si trovano questi pianoforti. Questo tipo di sound si trova facilmente, però c'è un po' di sound design vario con tutte le opportunità che poi sono gestite in questo caso dallo strumento per come è concepito, nel senso che questo è un piano insieme a un piano elettrico e si possono miscelare a piacimento. Qui abbiamo la DSR, abbiamo Sound Modify, qui ci sono, diciamo, c'è il microfono in ingresso, questa parte possiamo miscelare i due suoni insieme a questa parte, decidere come gestirla, quindi se io faccio partire una ritmica praticamente ce l'ho qui, posso gestirla, e qui un microfono che adesso non ho collegato, ma una volta collegato si può gestire anche il microfono. Poi c'è la DSR, come dicevo, cutoff, la resonance, ci sono tante cose che nel caso per esempio di un sintetizzatore sono molto immediate. Ecco, questo è importante, sono strumenti molto immediati questi, si capisce subito dove si vuole arrivare, si cambia la categoria, immediatamente ci si trova di fronte allo strumento che si sta cercando, o perlomeno quello che ci si aspetta. Gli effetti sono già molto spalmati, no? È tutto un po' pronti via, ma questo non significa che non si possa entrare nel dettaglio. Poi vabbè,
abbiamo l'arpeggio, abbiamo gli accordi, abbiamo la batteria, subito volendo. Subito a portata di mano, schiacciando drums. La qualità generale, così toccandolo, è quella di uno strumento, diciamo, di fascia minore rispetto ad altri, nel senso che è tutto abbastanza di plastica, cioè abbastanza, è di plastica, ma è anche vero che però sotto le mani comunque non si sente una sensazione così economica. In realtà, anche proprio scorrendo i suoni. Cioè ci si lavora facilmente. Qui chiaramente c'è un vocoder perché essendoci il microfono a portata di mano c'è un vocoder. Abbiamo la sezione di... Questo è splittato, con qui questo basso qua. Sono suoni che riconosco come già sentiti in altri strumenti Roland. Una quantità. Ci sono una quantità, diciamo, abbondante di suoni per fare un po' di tutto. Ci sono delle performance, diciamo, già fatte. I banchi. Sembra tutto abbastanza utile, non so come dire, e veloce. Pad, chiaramente anche qui ce ne sono tantissimi. Sono belli. Cioè, nel senso, il Juno D8, allora, il Juno D8 ha la tastiera pesata, che in questo caso lì dipende un po' dalle esigenze, perché si può usare anche come master, magari poi il pianoforte magari ci si può lavorare, tirarci fuori qualcosa di buono, però non so come dire, già questa, la 61 costa 900 euro, la 88 1.300. Siamo su un prezzo dove, adesso a parte tutto, per un ragazzo che vuole avere a disposizione, ma anche non un ragazzo, anche una persona che ha bisogno di avere, per esempio, appunto un sequencer, questa situazione dei ritmi dove si sceglie il genere, basta andare nell'elettronico per avere. Adesso siamo a 170 di metronomo, magari andiamo tranquilli.
C'è anche, metto l'arpeggio, è tutto a tempo chiaramente. Per studiare, qualsiasi cosa. Adesso sto giocando, ma sono delle risorse pazzesche, cioè. Poi è chiaro, magari dal punto di vista sonoro sento che il suono magari non è quello profondissimo che hanno altri strumenti, però le opportunità sono tantissime. Poi in realtà suona bene alla fine, anche adesso voglio provare un po' di. Vabbè che. Cioè, sentite che è uno strumento che costa poco e ha tutte queste opportunità, ma ce ne sono tantissimi di suoni. Possiamo modellarli. Sono belli. Sono belli. In effetti qui abbiamo trasposo ottave e tutto il resto. Adesso stavo guardando che io, a parte che è molto carino lo screen, nel senso che ci si muove molto bene e si può lavorare su tutti i parametri in modo abbastanza veloce. Stavo dando un'occhiata all'editing, cioè si può lavorare sui suoni in maniera abbastanza approfondita, no? Quindi crearsi anche delle situazioni ad hoc per tutte le esigenze che abbiamo. E poi, insomma, non mi sembra suonare in modo così, diciamo, economico, no? Non ho questa sensazione. Anche lì, no? Si dice sempre, si vanno a ripescare dal passato, dalle cose già fatte, Roland, ma in realtà, raga, è normale, cioè nel senso, alla fine questi qui hanno sulle spalle anni e anni di esperienza, di suoni fatti, di lavoro fatto e lo mettono nei prodotti, non c'è niente di male, cioè. Ora, non capisco se è una questione di volume. Ma mi sembra che il suono non sia male, e poi ditemi anche voi l'effetto che vi fa. Adesso sto provando suoni un po' a caso e ci sono tantissime.
molto divertente anche questa cosa qui. Ora stavo giocando con questo suono tipo Strings dell'Oberheim. Cioè, nel senso, ci si può divertire molto. Poi io sono un vecchio, quindi voglio dire, faccio delle cose da anziano, no? Metto su una roba trap, poi ci sono gli accordi del barbiere, ma un ragazzo giovane fa le robe belle, non c'è niente da fare. Scusate, gli accordi del barbiere non è una cosa che si diceva a Milano, ma non è assolutamente. Non voglio, come dire, non è contro i barbieri, è un modo di dire. I barbieri, c'è massimo rispetto per tutti i barbieri, non c'entra niente. È una cosa che si dice così nell'ambiente, ma no. È uno strumento interessante, secondo me, molto interessante. Fa un sacco di cose, i suoni non sono affatto male, si possono caricare sample. Qui intanto scusate, ma sta passando il traffico, magari sentite un po' di rumore. Comunque, consideratela, fate un giro perché adesso io l'88 spero che abbia un buon tasto, ma a questo punto non so, non riesco a individuare quale sia la cosa migliore, perché forse è uno strumento anche che così ridotto può bastare, non so se serve l'88. Io vi ringrazio, ringrazio Musica Nova che mi accoglie, Rino, la sua famiglia, come dico sempre, qui c'è tantissimo da vedere. Io in descrizione metterò i nomi di questi prodotti e il link per andare ad acquistarli. Se li acquistate da lì, chiaramente date una mano al canale perché una piccolissima parte va a me che sono qui a presentarvelo. Poi se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, insomma tante cose che possono essere utili. Io vi ringrazio ancora, vi saluto e ci vediamo sabato prossimo. Un abbraccio, ciao ciao.